Che tu sia un artista, un collezionista, un professionista, prima o poi dovrai esporre le tue opere. Scopriamo come fare. Allestire ed esporre le tue opere è forse una delle fasi più delicate per un artista, ma con pazienza, un metro e occhio per i dettagli, un buon allestimento può diventare un successo. Quando si prepara uno studio visita o si progetta la propria mostra, spesso la fase allestitiva sembra essere sempre quello meno importante e o determinante. Niente di più sbagliato, per me quel momento è il più bello, quello più emozionante, avere in mente come posizionare le opere, come creare un percorso allestitivo, calcolare le distanze, porre e sistemare le luci sono elementi fondamentali affinché si possa essere del tutto soddisfatti di una mostra e di come l'abbiamo immaginata. Ecco allora 5 consigli per esporre le tue opere. Non basta una planimetria per creare l'allestimento. Spesso, infatti, si pensa che sia possibile realizzare un allestimento tenendo in considerazione solo ed esclusivamente la planimetria dello spazio, dove in realtà è importantissimo conoscere perfettamente architettonicamente lo spazio stesso in cui si andrà a creare l'allestimento, per notare tutti i piccoli dettagli, magari non inclusi nella piantina. Secondo, l'ingresso non è la posizione migliore. O meglio, non è sempre così, perché l'ingresso alla tua mostra potrebbe essere una buona introduzione, ma non la soluzione allestitiva finale. Terzo, il pubblico ha un ruolo. Eh sì, perché quando realizzi il tuo allestimento, in testa avrai solamente come rendere al meglio le tue opere, esaltarne la prospettiva nel posizionamento di una scultura, ma i visitatori saranno giudici delle tue scelte prima che delle tue opere. Pertanto, tieni in considerazione anche il flusso dei visitatori e il loro punto di vista ed esperienza nella visita. Quarto, altezza, larghezza e distanza sono valori assoluti. Questo perché se il visitatore dovrà osservare la vostra opera, ma se questa sarà posizionata ad un'altezza sproporzionata o una distanza estremamente ravvicinata, non sarà possibile fruire al meglio della mostra. Il consiglio è sempre quello di mantenere una distanza pari a un metro e mezzo. La larghezza tra un'opera e l'altra parete può essere facilmente, ma non sempre, calcolata tenendo in considerazione l'apertura delle vostre braccia destra e sinistra. Per quanto riguarda l'altezza invece, l'opera dovrebbe stare a circa 1,65 m dal pavimento, intercettando così la vista del visitatore alla perfetta metà dell'opera stessa. Quinto e ultimo consiglio, l'illuminazione e il tocco finale. Quante volte mi sono ritrovato fino al giorno prima dell'inaugurazione di una mostra a supportare l'artista con l'illuminazione, perché questo elemento fa davvero la differenza. Luce calda o luce fredda, soffusa o a giorno, quanti gradi il cono di luce per illuminare l'opera e ancora quanti lumen sulla stessa. Tutto questo serve a creare un'atmosfera differente che può condizionare l'occhio di chi guarda, e se quest'occhio non sarà in grado di osservare bene le tue opere, quello sarà un altro errore imperdonabile. A volte basta poco per allestire le tue opere, altre volte sono le stesse opere a suggerirti come dovranno essere posizionate, ma se terrai in considerazione questi piccoli consigli sono certo che non sbaglierai. E tu come hai scelto di esporre le tue opere?